Allora, quindi mi autorizzate, insomma, è solo per il canale YouTube, non vanno da nessun'altra parte. Allora, posso chiedere dove avete preso queste opere? Questi sono ereditati dai nostri genitori. Ok, le avete ereditate. Sì. E cosa volevate sapere? Quanto valgono? Quanto valgono e anche... Le volevate vendere? Le vorremmo vendere perché non è uno stile per noi. Ce ne abbiamo una marea di quadri perché mio padre era un appassionato. Ok, allora, questo è l'interno di una chiesa gotica, è stato dipinto nella seconda metà dell'Ottocento, è apparentemente non firmato, giusto? Non è firmato. Non l'abbiamo mai smontato, quindi Ok. non so se sotto la cornice c'è qualcosa, ecco. Guardi, dubito che un corniciaio abbia messo un passepartout sopra una firma, per quanto, oddio, tutto può succedere, però le dico già che dalla mano è più un dipinto decorativo che un dipinto interessante dal punto di vista artistico, non è una gran mano, è una cosa che noi qua dentro potremmo vendere intorno, penso massimo sui 300-350 euro, quindi la dovremmo pagare sui 150 euro, 180 così. 180 euro, diciamo. E la cornice è moderna e non ha nessun tipo di valore. Questo è un dipinto senz'altro più antico. Sì, questo ce l'ha detto, sì, antico proprio. Allora, sì, allora, è un pittore che diciamo si ispira a dei lavori fatti da Sassoferrato, che è un pittore che è attivo tra le Marche e Roma nel 600, però il dipinto è molto più tardo. Dovrebbe essere 700. Guardi, a me sembra più un dipinto primi 800, però poco cambia. Qui ha preso una botta. Era così, diciamo, non è che... I miei l'hanno comprato così, ecco, non mi ricordo che è un evento particolare. Questo credo che anche la cornice sia d'epoca. Allora, in queste condizioni è un quadro che noi possiamo vendere intorno ai massimo 450 euro. Sì. Perché questo sono il tipo di cose che va restaurato, cioè noi non facciamo restaurare nulla in realtà qua dentro, però questo va restaurato. E poi si è opacizzato, adesso non so, magari è stato esposto un pochino a una luce particolare, però questo va tutto pulito. Voi quanto pensavate di realizzare? Guardi, io non ho una cultura, però un quadro così antico, con la cornice antica... Ma noi compriamo e vendiamo quadri antichi tutti i giorni a qualche centinaio di euro. Cioè il mercato oggigiorno si è diviso in due tronconi. Le cose importanti che vengono vendute molto molto bene, ok? Cioè se questo fosse un dipinto del 600, diciamo di area Sassoferrato, anche se non lui, si poteva vendere a diverse migliaia di euro, perché c'è il collezionista, l'amante dell'arte che se lo compra. Questo dipinto non se lo compra il collezionista, se lo compra la persona che vuole un capoletto, vuole un quadro religioso, cioè ha più un significato devozionale o decorativo piuttosto che antiquariale e collezionistico. Questo è il motivo per cui costa poco. Io preferisco comprare un dipinto dell'Ottocento fatto alla maniera dell'Ottocento che un dipinto fatto alla maniera del 600 però fatto nell'Ottocento, perché si chiama fuori epoca e non interessa ai collezionisti. Quindi la mia offerta per questo quadro è massimo 300 euro. E per questo massimo 180. Quindi 500 euro entrambi, diciamo. Arrotondando, diciamo 180 e 320. La cornice è anticotta, però non è come il quadro, insomma, è una cornice che ha 150-200 anni.
Detto questo, se voi a casa avete altri quadri, se mi mandate le foto, perché comunque la persona che li ha comprati è una persona che senz'altro aveva gusto, perché sono quadri carini, quindi potrebbe... Sì, sì, immagino, ma si vede insomma che sono quadri scelti con amore, quindi magari all'interno della collezione ci potrebbe essere qualcosa in realtà che vi dà un pochino più di soddisfazione economica. Ma di antico? Ci sono altri, forse qualche foto si può pure. Perché poi abbiamo adesso pure non stanno a Roma. contemporanei. I contemporanei noi li trattiamo, quindi mi ha mandato le foto, io non ricordo adesso. Non lo so, in miniatura di Sono io che l'ho accettato. Lei mi mandi le foto di tutto quanto? Sì. Ma anche i mobili, perché noi Guardi. abbiamo- sì. Se lei si fa un giro si rende conto che noi compriamo veramente di tutto. Mobili. Perché aveva la passione non solo per i quadri, ma anche per i mobili. Sì, sì, ma in genere quella generazione, Un collezionista, insomma, ecco. diciamo la generazione dei nostri padri è stata una generazione che ha amato l'arte a 360 gradi. Di conseguenza... Caste, Lui andava- mostre E qui non è venuto però. e qui non Perché non Vabbè. sappiamo. Magari poi ci è capitato perché qui... Cioè, il sabato e la domenica spariva per queste cose. Qui il sabato e la domenica c'erano forse 15-20 persone qua dentro. Era pure che mio padre. Sì, sì. Contemporanei abbiamo Massaccesi, che sicuramente non teniamo, perché non ci interessa. Massa- Tu te lo ricordi Massaccesi? Qualcosa mi dice? No? Sì, sono tutti vittori anni 80. Sì, perché abbiamo il canale, sono molto amanti degli animali anche, quindi come si chiama? Bella. Ma lei ci autorizza a riprendere il cane? Il cane magari sì, noi no, però. No, no, le persone non le riprendiamo. Giusti. Allora, mi ha portato questo piatto, senz'altro fatto in Cina, famiglia rosa, molto molto decorativo, purtroppo non è antico. Ma hanno detto fine 800 da Galleria. Allora, le spiego. Secondo me non lo è. Se le hanno detto fine 800, il mio consiglio è di venderglielo, perché vale un botto, quindi... Ma io per quello cercavo di venderlo questo. Sì, non lo vogliono comprare loro? Sinceramente mi ha contattato. E non lo vogliono? Non lo so ancora, ci Ah, devo ok. parlare. Allora, le consiglio di venderlo a chi le dice fine 800, perché se questo è fine 800 è un piatto che vale comunque dai 7 ai 1200, 700 ai 1200, fine della dinastia Qing, Sinceramente. e questo- quindi quando per lo me questo tagliano- non vale neanche 50 euro, capito? Sì, Quindi certo. quando c'è una discrepanza di opinioni così, la cosa migliore è portarlo immediatamente a chi le ha detto fine 800 e venderglielo. Sì, questo chi me l'ha valutato? Che faceva, guardava queste cose dei cinesi. Io stavo in servizio lì al centro, no? Sì. Quindi l'ho portato al... Guardi, la cosa migliore è tornare da e venderglielo. Certo, ok. Perché insomma noi abbiamo sempre opinioni molto diverse, noi antiquari, certo. e uno deve andare da chi offre di più. Certo. Va Senti, bene? I quadri le mando le foto allora? Mi manda le foto tramite WhatsApp e dentro 48 ore le rispondo tramite Ok. WhatsApp. Grazie. Allora ci autorizza a far vedere la valutazione sul nostro canale Come no? YouTube? Certo. D'accordo, grazie, arrivederla. Buongiorno. Noi le valutazioni le riprendiamo con la telecamera per il nostro canale YouTube. A lei dispiace o ci dà il consenso? Sicuro? Ok. D'accordo, ok. Allora, questo non è un dipinto, è una stampa. Adesso non so dirle con che tecnica precisamente l'hanno fatta, però mi sembra una cosa estremamente recente. Direi quasi... Da quanti anni ce l'ha lei? Ce l'ho sempre avuto mia madre in camera, quindi non c'ho idea. Però è senz'altro Non una... ricordo che hanno fatto 87 anni, quindi Sì, sì, credo che... non è un dipinto. Peccato perché sembrava in realtà in foto molto molto bello. Una scena di caccia probabilmente fatta... cioè la riproduzione di un quadro dell'Ottocento fatto probabilmente in Inghilterra. Mi vuole far vedere qualcos'altro? Te le devo fare tutte così. Sì.
Lei non sa chi ha dipinto questo quadro, giusto? No. Non so se c'è una firma c'era, ma non... Allora, siamo probabilmente nel 1970, Sì. questo è un dipinto, è arte informale, è anche molto carino, però laddove non ci sia la possibilità di leggere la firma, per noi diventa molto molto difficile commercializzarlo. Come anonimo vale pochissimo. Lei non ha nessun tipo, non ha trovato nulla in casa, nessun tipo di... Non so se vuole controllare che ci sia il nome qua dietro. Controlliamo? Taglio? Se vuole, mi deve dare il consenso perché è una cosa sua. Allora, titolo 1957, quindi mi sono sbagliato di 13 anni, ben 13 anni. Il parco lussureggiante è il titolo dell'opera. E qui... Tu che leggi, Marco? Una L. Poli, Luciano Poli. Luciano Poli. Luciano Poli. Non lo so, Metti a fuoco, se no dopo ci dicono che non metti a fuoco. Allora, do un'occhiata a questo pittore, Lei dove li ha presi questi quadri, mi diceva? Stavano sempre attesi in salone di mia madre. Ok. Ok. Questa è una stampa. Ovviamente questa è una stampa. Sì, questa è antica, però è una stampa. Le stampe sono già difficili, poi i soggetti religiosi sono ancora più difficili. Noi già ne abbiamo tante. Questa penso sia di un libro. Sì, è un'incisione strappata da un libro. Vediamo questo. Questo è un dipinto, però non è interessante secondo me dal punto di vista artistico per il mio mercato. Quindi mi dispiace, ma non c'è nulla per noi. La Sacra Bibbia del 1867. Sono libri che si vendono a pochi euro. Ormai i libri antichi o sono in perfette condizioni, prima edizione, cose particolari, oppure li compriamo e li vendiamo a pochi euro, ma quando li troviamo all'interno di un'abitazione, singolarmente così, per noi non ha senso. Mi dispiace. Una cosa, per caso, anche orologi? Vedo. Orologi sempre la stessa cosa, mi devi mandare le foto tramite WhatsApp? Direttamente qua. Allora me lo faccio vedere. L'ho visto dalla scatola e mi sembra che come valore, almeno ho cercato su internet, però sai... Mi faccio vedere. Sì, internet è quotata molto molto bene, però non so... È oro? Credo, non lo so. Io ho visto su internet la valutazione di questa cosa e mi sono spaventato. Quant'era? 70.000. Però sai, io sono un profano, quindi... Ho cercato la marca, su per giù l'orologio che gli potesse assomigliare, va dai 39 ai 70, addirittura uno 145. Quindi... No, allora deve andare da una persona che tratta orologi a altissimo livello. Io non sono, comunque oro, però non sono assolutamente in grado di valutare cose di queste cifre. Ok, No. se puoi
digitare il marchio lì. Vintan Watch, vediamo. Cioè, sinceramente mi sono sentito male quando l'ho visto, perché dico, Ma purtroppo internet porta a fare dei sogni che tante volte poi non si tramutano in realtà. sì, è vero, perché insomma, Allora, eBay questo sta a 150 euro. Qual è quello che ha visto lei? ho trovato mia figlia su... 57 euro questo. Ciao, abbiamo avuto oggi pomeriggio alcuni nuovi arrivi, niente di eccezionale, solo cose un pochino decorative, però sono decorative, ve le faccio vedere. Iniziamo da questo busto in marmo. È il busto di un imperatore romano, sono due qualità di marmi diversi, non è antico, è fatto nella seconda metà del XX secolo, non so bene dirvi dove, penso che sia una cosa di importazione, potrebbe essere stato fatto da qualche parte, forse in Indonesia o in Egitto, e riprende ovviamente lo stile dei busti dell'impero romano, quindi proprio della Roma imperiale. E questo è uno, il prezzo ovviamente è tiene conto del fatto che non sia antico, è semplicemente un qualcosa per abbellire magari un giardino oppure una veranda. E poi abbiamo preso un bel tavolo, ve lo faccio vedere. In questa casa, in un quartiere qui vicino, nel quartiere Prati, c'era anche questa statua dal presepe, è fatta in resina, è firmata, c'è la manifattura, sarebbe la manifattura Fontanini e l'artista Simonetti, ed è fatta nel 2000. Quindi una manifattura molto recente, una statua molto bella, adatta a un presepe ovviamente di grandi dimensioni. Questo è il tavolo che c'era nella sala da pranzo. Anche qui siamo nella seconda metà del XX secolo, quindi un mobile recente, è simpatico, è un tavolo fratino, ha due prolunghe estraibili, quindi queste si estraggono e si mettono all'occorrenza nell'armadio. Insieme a questo tavolo c'erano queste belle sedie, anch'esse della stessa epoca, seconda metà del XX secolo, molto molto decorative. Lo stile delle sedie è Luigi XV, diciamo transizione Luigi XV-Luigi XVI, mentre lo stile del tavolo fratino è senz'altro Rinascimento, quindi questa famiglia ha scelto di fare un ibrido tra due stili completamente diversi. Secondo me è un abbinamento simpatico, riuscito. Ci hanno regalato questa affettatrice che metteremo in vendita nel nostro negozio online, perché noi cerchiamo di mangiare meno salumi possibili perché ci fanno ingrassare, quindi la metteremo in vendita e non la portiamo a casa. E dopodiché, cos'altro c'era, Marco, in questa casa? Un piccolo lampadario di Murano, andiamo a vederlo. Eccolo qua. Un piccolissimo lampadario di Murano, anche qui siamo quindi nella seconda metà del XX secolo, molto carino, un prezzo veramente allettante, 175 euro. È una tipologia di lampadario andata tantissimo e adesso va un po' di meno e si possono comprare a prezzi molto molto bassi. Credo che manchi qualche cosa, probabilmente qualche fiore e qualche braccio manca, però insomma è quello che vedete, è carino e costa poco. Altro non abbiamo preso. Ieri abbiamo fatto una consegna a Gragnano di una bella console che abbiamo venduto sul nostro negozio
online, sono andato io direttamente, non abbiamo fatto alcun video perché ci siamo scordati di portare la macchina per fare le riprese. Adesso la settimana è appena iniziata, oggi è martedì e speriamo che ci siano delle entrate consistenti così da potervi poi fare altri video e spiegare quello che abbiamo acquistato. Una cosa importante che mi fa molto piacere, l'archivio Bendini ci ha confermato l'autenticità del quadro di Vasco Bendini, ve lo faccio rivedere. Opera d'arte astratta, un artista molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che all'estero. È aperto! Signora, c'è il cancello aperto! Niente. Oggi è stata una giornata molto calma, in genere il martedì abbiamo tanti antiquari, però hanno appena finito la fiera di Parma, quindi sono probabilmente ancora impegnati con le consegne, il carico e lo scarico, li vedremo nei prossimi giorni. Sono contento perché tutti mi hanno detto che la fiera di Parma è andata molto molto bene e quindi questa poi è importante per tutto il nostro settore, perché la fiera di Parma è una fiera importante che fa da traino. Signora, è aperto! C'è il cancello aperto! Signora? Il cancello è aperto. Ah, di qua? Sì. Grazie. Prego. D'accordo. E niente, con questo è tutto. Godetevi il video e grazie per seguirmi. Arrivederci.